Eccolo qua, rifacciamo per l'ennesima volta il video. Dovremmo quasi essere visiva di circa 150 gradi. L'auto mi sta sorpassando e il LED si è acceso. Non so se ci avete fatto caso, ma per qualche secondo il radar ha intercettato questa macchina sulla mia stessa corsia. Andava a una velocità più veloce della mia. Il radar deve avere un'inclinazione dai 10 ai 20 gradi. Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. Dico buonasera perché in questo momento fuori è buio, sono circa le 21:45 e proprio oggi pomeriggio è arrivato questo pacco direttamente dall'azienda Innov. Sono stato contattato da questa azienda, la quale mi ha proposto una collaborazione con loro e mi ha fatto scegliere tra un ventaglio di articoli. Tra quel ventaglio di articoli, quelli che ho pensato che facesse più al caso mio è proprio questo piccolo gioiellino. Dico questo piccolo gioiellino perché sarà un prodotto estremamente utile ai termini della sicurezza. Che cos'è? È un terzo occhio elettronico che verrà montato sul GS. Adesso però, bando alle ciance, andiamo a fare l'unboxing. Il pacchetto si presenta in questa maniera. Questa è l'azienda che mi ha fornito il prodotto, Innov, e adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Apriamo e voilà. Innanzitutto attenzione, fondamentalmente c'è scritto che quando andremo a montare il display sul manubrio dobbiamo considerare l'angolo di sterzo affinché i cavi non vengano tranciati, rovinati, strappati, e questo lo terremo in considerazione, è una cosa che già avevo pensato. All'interno che cosa c'è? Un radar, questo è il radar e questi sono i due display che vanno montati sul mezzo. Questo radar ovviamente è impermeabile, ha un'ampiezza visiva di circa 150 gradi. La funzione di questo radar qual è? Segnalarci eventuali mezzi che ci possono superare sia alla destra che alla sinistra. I due display, oltre ad accendersi, emettono anche un suono acustico che può disabilitarsi. Adesso però andiamo a vedere quello che c'è all'interno della confezione. Allora, qui i cavi sono un po' corti, quindi non voglio fare disastri, farò in questa maniera. Eccolo qua, è venuto fuori quello che c'è, boom. Perfetto. Le immancabili istruzioni, adesivi, ci spiegano come montare il tutto, le caratteristiche dell'apparecchio, poi vedremo. Lingua in cui è spiegato è in inglese e quindi poi andremo a vedere. Comunque, ok, togliamo questa parte che ripara e protegge il prodotto, lo facciamo sparire, 1 e 2 li tiriamo qua. Questi sono i due display, adesso andiamo a estrarre tutto dalla scatola e cerchiamo di capire come va a collegarsi il tutto. Facciamo così, voilà. Ok, facciamo sparire anche questo. Qui c'è tutta la minuteria che sicuramente ci occorre per fissare sia il radar, che è questo. Allora cerchiamo di togliere. Ok, ci siamo. Sto cercando di togliere tutta questa matassa di fili. Questo è il radar che andrà posizionato nella parte posteriore del mezzo. Poi questa è la centralina da cui partono due fili, rosso e nero, che anziché collegare alla batteria, visto che ho già altri collegamenti elettrici sotto chiave e con il fusibile sul mezzo, andrò ad intercettare il rosso e il nero direttamente da altri cavi che ho sotto chiave sul mezzo. Verosimilmente penso di prendere il tutto dalla presa USB ausiliare che ho sul GS. Sempre dalla centralina partono questi altri due cavi che vanno direttamente ai sensori visivi e acustici che andranno montati sul mezzo. Dietro c'è scritto right, quindi destra, e quest'altro left, quindi sinistra. Ho già idea di dove andare a posizionare questi due sensori. Diverse persone che ho visto che utilizzano questo accessorio hanno posizionato questi due sensori all'altezza delle vaschette della frizione e del freno. Io vorrei evitare questa soluzione perché quando poi d'inverno andrei a montare le moffole, praticamente i due display verrebbero coperti. Dulcis in fundo, questo è il radar. Il radar che va montato nella parte posteriore del mezzo, ha una protezione che poi andremo a rimuovere sul display e qui ci sono i gradi di inclinazione del radar e poi studiandoci bene le istruzioni capiremo qual è quella più consigliata a noi. La curiosità mia è vedere quanto lunghi sono questi cavi, perché il radar vorrei posizionarlo nella parte posteriore sotto alla piastra del baule del GS, dove non mi dà nessun tipo di problema ed è riparata. La centralina inevitabilmente sarà
dalle parti sotto la sella e non ho problemi. Il rosso e il nero mi bastano per andare a intercettare il cavo che ho già intenzione di andare a prendere, e questi due cavi che vanno agli specchi, adesso voglio vedere anche la lunghezza di questi, ma sono certo che la lunghezza di questi cavi siano ampiamente, almeno a vederli, ampiamente lunghi da potermi permettere di portarli molto vicino alla strumentazione. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Ho già in mente dove fissare questi due accessori, sia acustici che visivi, ma prima di dirvelo vorrei essere certo di portare a termine tutta l'operazione in maniera da evitare di creare false aspettative. Comunque sarà un posto diverso da dove ho visto posizionate questo, ovvero sulle vaschette del freno e della frizione, perché, come vi dicevo, la ritengo scomoda per quel che è il mio utilizzo. Qui dentro ci sono le staffe con le relative chiavi, minuterie, viti, volendo si può sfruttare anche questo, ci sono adesivi 3M, c'è la minuteria con cui tenere fermo il radar, che va ancorato in questa maniera. Qui ci saranno altre viti che tengono il radar ancorato a quest'altro accessorio, che andrà sicuramente posizionato in qualche parte sul mezzo, e così via. E insomma, una volta che sarò sul mezzo, sicuramente troverò la posizione giusta per questo accessorio. Ci sono delle chiavi che potrebbero essere utili per montare il tutto, ma le chiavi le ho. Ci sono adesivi 3M appunto per i due display, andranno messi qui, e insomma c'è tutto quanto quello che occorre per montare il tutto. Quindi adesso l'unboxing l'abbiamo fatto e non resta che scendere in box e iniziare a lavorare sul mezzo. Entriamo a smontare, saldare fili e fare tutto quanto, ma in tutto ciò vi porterò con me in maniera da mostrarvi tutti i passaggi. Quando Innov mi ha contattato e mi ha chiesto di scegliere tra un ventaglio di prodotti quello che secondo me facesse più al caso mio, io non ho avuto nessun tipo di tentennamento o di indugio. Ho scelto questo prodotto perché credo che in termini di sicurezza sia un prodotto estremamente valido, che attualmente a bordo non ho e che sicuramente mi può tornare utile in determinate condizioni di viabilità. La funzione di questo prodotto è praticamente la medesima che abbiamo quasi tutti nelle nostre auto, ovvero sono quelle spie, chi ce l'ha arancioni, chi rosse o chi di altri colori, che praticamente si accendono sui nostri specchietti retrovisori di sinistra piuttosto che di destra nel momento in cui qualcuno ci sorpassa. Fino a qualche anno fa usavo gli specchi originali BMW, quelli che escono sul GS. Su quella tipologia di specchio c'è un ampio angolo cieco, cioè nel momento in cui una macchina o un mezzo sopraggiunge alla mia sinistra piuttosto che alla mia destra, c'è quella frazione di secondo in cui il mezzo sparisce. Quindi se io mi distraggo e mi baso soltanto sullo specchio, verosimilmente potrei incappare in una collisione col mezzo che sta sopraggiungendo. Proprio consapevole di quel neo, di quello specchio, ho preso l'abitudine di voltarmi costantemente ogni volta che sorpasso. Con gli attuali specchi Double Take Mirrors, obiettivamente quel problema l'ho superato ampiamente, però questo genere di prodotto è qualcosa sicuramente in più, vi ripeto, in termini di sicurezza. Siccome la sicurezza è un argomento su cui sto battendo molto, questo credo che possa completare il cerchio. Ma comunque non perdiamoci in chiacchiere, mi cambio e andiamo in garage. Allora ragazzi, siamo in box, ormai il box lo conoscete. Questi sono i prodotti che dobbiamo andare a montare. L'idea mia è di mettere il radar qui dietro, adesso vedrò in qualche modo dove e come posizionarlo, far scorrere tutto il filo dei cablaggi sotto la sella, dalla sella faccio passare qui sotto a questa protezione del serbatoio e andare a intercettare il rosso e il nero da queste parti qui, poi per finire mettere i sensori, un sensore da questa parte qui e un sensore da questa parte qui. Perché? Perché è sia ben riparato dalla luce forte che c'è durante la giornata, quindi da qui dovrei vedere molto bene i sensori. È riparato anche ad eventuali piogge ed eventi atmosferici, anche se sono impermeabili, soprattutto non danno all'occhio. Adesso quindi, prima cosa da fare è andare a staccare i fili della batteria e inizierò a rimuovere sella e protezione del serbatoio. Dopodiché vi faccio vedere come procedo con il resto. Ho usato un po' di freno a filetto per le viti in maniera da non stringere eccessivamente, ma di contro assicurarmi una ottima presa. Piano piano tutto sta prendendo forma. Il radar l'ho messo qui dietro, eccolo qui, e ho sfruttato praticamente l'attacco del portapacchi. Ho usato una vite che ci sono all'interno della confezione, ho fatto una L e
Praticamente questo è l'aspetto del radar nella parte posteriore. Il radar deve avere un'inclinazione dai 10 ai 20 gradi e più o meno ci siamo. Poi che cosa ho fatto? Il filo l'ho fatto passare qui dietro la staffa del portapacchi, l'ho attaccato con un paio di fascette e sono arrivato praticamente qui sotto il vano della sella. Dal vano della sella sono andato avanti, eccolo qui il cavo, lo farò passare qui sotto la sella, da qui proseguirò sotto la protezione del serbatoio, adesso sposto sta roba che c'è un po' di filo, ed andrò a intercettare questo filo qui che è il nero e questo filo qui che è il rosso. Ho già un fusibile, quindi lo taglierò qui subito dopo e praticamente la centralina poi la farò sparire, la nasconderò qui sotto praticamente ho dello spazio abbondante, la centralina la metterò qui sotto e gli altri due fili li farò passare, uno che passa da qui e andrò alla predisposizione che vi dicevo prima qui e un altro passerà qui sotto e lo posizionerò esattamente qui. Questa è la centralina che è piccola e andrò a nascondere esattamente qui sotto. Praticamente ragazzi il nero l'ho preso come vi dicevo dalla presa USB, io ho uniti due fili, adesso ci metterò della guaina termostringente, scaldiamo tutto e il nero siamo a posto. Ovviamente l'ho anticipato prima, per fare questi lavori qua dovete staccare la batteria. Ok, il nero è andato. Il rosso praticamente che è qui, taglierò qui e lo andrò a congiungere esattamente qui dopo il fusibile. Anche qui metto la guaina termostringente e vado a scaldare con il phon. A questo punto dovremmo quasi esserci, non manca che posizionare i sensori, attaccare tutta la batteria e vedere se abbiamo fatto tutto in maniera corretta, come mi auguro. Le cose stanno in questa maniera, qui c'è la centralina, ci ho messo questa carta con le bolle giusto per evitare che possa sbattere e la metterò qui sotto. La centralina la faccio passare qui, i fili li faccio passare tutti qui sotto, c'è spazio, adesso sistemerò tutto quanto per bene qua dentro e questa è la situazione qua. Adesso rimonto il tutto e poi vi faccio vedere prima di chiuderlo come ho sistemato tutti i fili. Al radar andiamo a rimuovere la pellicola protettiva, eccola qui. Il radar, il filo lo facciamo passare qui, ho fermato tutto con delle fascette, salgo qui. Adesso andiamo a chiudere con le plastiche e siamo pronti. La cosa fondamentale che vi stavo perdendo, i sensori li ho messi uno qui e uno da quell'altra parte. Andiamo a vedere se funziona. Eccoli qua. Lì è dove ho messo i sensori. Li ho messi lì semplicemente perché lì mi è facile averli sott'occhio. Non danno fastidio, uno qua e uno di qua. Ed anzi vi dirò di più, ho scelto quella posizione anche perché ho queste borsettine qui che di giorno mi rendono ancora più scura questa parte interna della moto, evidenziando ancora di più l'eventuale segnale luminoso, perché le borsette come vedete non danno nessun tipo di problemi. Adesso non resta che fare la prova su strada. Volevo farla con un po' di penombra, ma visto e considerato che non c'è tutto questo sole, magari mi cambio e andiamo adesso. Questo è l'effetto che fa appena accendete la moto. Una volta partiti, lui che cosa fa? Lui inizia a lavorare, nel senso che inizia ad intercettare eventuali oggetti in movimento che sono dietro di voi. In questo momento dietro di me non ho nessuno, infatti adesso andiamo lungo la Pavese dove immagino ci sia un po' di traffico e quindi qualcuno troveremo che ci sorpasserà o quantomeno ci si avvicinerà. Intanto vi dico che la posizione dove ho scelto di posizionare i sensori si sta confermando anche all'aperto estremamente comoda e utile, sia per la visibilità e sia soprattutto perché c'è buio come vedete e quindi anche se ci dovesse essere sole, in questo momento non c'è, ma se ci dovesse essere, il sotto è sicuramente più riparato dalle luci del sole e quindi aumenta la visibilità. Adesso intanto che ci avviciniamo alle auto che mi precedono vi anticipo quelle che sono le funzioni di questo apparecchio. Le funzioni di questo terzo occhio, di questo radar, sono due fondamentalmente. Uno ci avvisa se qualcuno ci sta sorpassando da destra piuttosto che da sinistra, se invece i due LED lampeggeranno velocemente ed insieme allora ci avvisa che un'auto sta sopraggiungendo a una forte velocità presso di noi e quindi potrebbe esserci una probabilità di collisione. Adesso supero queste auto qui, ovviamente quando sorpasserò qui non si attiverà ed è giusto che non si attivi perché io sto sorpassando, vedete non si è attivato nulla. Questo apparecchio riesce ad intercettare fino a 64 oggetti in movimento, ha un raggio d'azione di circa 150 gradi, è ovviamente impermeabile, è estremamente preciso e come avete visto è di facile installazione.
Che il suo lavoro lo fa, guardate adesso, vedete? Il LED si è acceso, ho un'auto alla mia sinistra. Adesso vediamo come si comporta in tangenziale, dove la velocità sarà superiore, vediamo come va. Sono letteralmente curioso. Adesso io cercherò di andare a una velocità più bassa di quella che è il limite, aspettando che qualcuno mi superi, e vediamo come si comporta. Si stanno avvicinando due auto, eccola qua, vedete? Diciamo che non possiamo lamentarci. Ecco un'altra auto e si è acceso perfettamente, fa il suo, insomma. Adesso proviamola ancora, ma sta arrivando quest'auto, vedete? Perfetto, diciamo che il lavoro suo lo fa. Ecco un'altra auto, vedete? Si accende. Mentre sorpasso lui non si accende, perché giustamente io sto sorpassando, sto effettuando una manovra di sorpasso, ma nel momento in cui io mi metterò davanti, adesso mi sta sorpassando un'altra macchina, vedete? Prima si sono attivati tutti e due i display perché eravamo sulla stessa corsia e lui si stava avvicinando molto velocemente, e poi si è acceso solo quello di sinistra, quindi direi che funziona alla perfezione. Mi sta per sorpassare un'auto rossa, eccolo lì, il LED si è acceso. Si sta avvicinando un'auto, sono a un semaforo, avete visto come gli anticollisione si sono accesi entrambi, mi hanno segnalato un veicolo che stava sopraggiungendo una velocità importante. Quindi ragazzi, vi direi che funziona tutto alla perfezione. Siamo arrivati quasi alla fine di questo video. Vi ricordo che se siete interessati a questo articolo, all'interno del video lascerò un link dove è possibile beneficiare di uno sconto del 10%. Come avete visto, il prodotto è valido e fa quello per cui è stato progettato, pensato, ideato, fatto. È un accessorio che sicuramente, parlando di sicurezza, aumenta il livello di protezione per noi che siamo a bordo dei nostri mezzi. Ha una visuale con un angolo di circa 150 gradi. Come dicevo all'inizio dell'unboxing, è sicuramente un prodotto di facile montaggio, estremamente preciso, e riesce a individuare ben 64 veicoli in movimento. Ragazzi, che dire, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non avete ancora fatto, il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video.